tutto comincia con la storia di Pigmalione. Ci sono varie versioni. Un Pigmalione che può essere il re di Cipro, o un altro Pigmalione che è un famoso scultore. In ogni modo, 2000 anni fa, questo Pigmalione scolpisce una statua, la statua di una donna talmente bella da essere più bella di Venere. La scolpisce nell'avorio e se ne innamora. Si innamora della sua opera d'arte, a tal punto da desiderare che divenga una donna vera e da pensare che è la donna ideale e che lui può amare solo lei. Di questo folle amore chiede aiuto addirittura a Venere e Venere fa il miracolo di dare vita a questo corpo di avorio, creando quindi questa donna bellissima. A questo punto la storia finisce, viene riportata da Ovidio nelle Metamorfosi, viene riportata da alcuni autori alessandrini e questa storia nel tempo però fruttifica, germoglia, crea un albero straordinario di storie. Tanto è vero che nel 1913 George Bernard Shaw, un famoso comedografo inglese, fa un'opera intitolata appunto Pigmalione, in cui un raffinato professore di lingua inglese a Londra prende una ragazza nei sobborghi, una ragazza che parla dialetto, parla Cockney, il dialetto di Londra, e la trasforma in una lady. Avete già capito che questa storia poi diventerà un film, prima un musical nel 56, famosissimo, My Fair Lady, e poi diventerà un film del 64 di George Cukor che si chiama di nuovo My Fair Lady. Ma in realtà il nocciolo di questa storia serve anche ad un film di Hollywood del 1932 che si chiama A che prezzo Hollywood, ed è la storia di una ragazzina di provincia che arriva ad Hollywood e un famoso attore si innamora di lei, la fa recitare, la porta alla gloria e mentre lei trionfa, lui alcolizzato e solo diventa un ostacolo alla carriera di lei rinuncia alla sua carriera pur di aiutarlo, di starle accanto, e lui a questo punto muore lasciando lei libera di diventare famosissima e celebre. Questa storia merita la nomination ad un Oscar nel 1932, ma è talmente suggestiva e straordinaria che viene ripresa nel 1937. Viene ripresa dal 1937 da Williams, il quale la fa interpretare a Frederick Marsh e a Janet Gaylor. Ed è la storia di È nata una stella. È nata una stella è la storia sempre dell'attrice, della giovane attrice aspiratrice che incontra il grande attore si innamora di lei, ma è desolato, solo, alcolizzato, diventa invidioso della gloria di lei. Lei non ha più bisogno del maestro che la faccia volare, di chi l'aiuti, lui disperato e solo si alcolizza, si suicida e muore. Questa storia, di nuovo, prende nomination all'Oscar, fa commuovere le platee di tutto il mondo, e quindi che cosa accade? Che nel 1954 viene ripresa da George Cukor e viene trasformata di nuovo in una splendida storia che ha come protagonisti Judy Garland e James Mason. Judy Garland è uno dei suoi più grandi successi, prende 6 nomination all'Oscar, la canzone stravolge tutti, ha un grande successo, di nuovo c'è le platee di tutto il mondo si commuovono a questa storia, la storia è sempre la stessa. La storia è sempre una giovane attrice che sale di carriera, che scopre le cose, finché in questa versione Judy Garland canta, cioè diventa non è più un'attrice ma anche una cantante, e quindi dà questa versione e questa bellezza a tutta quanta la storia, questa novità. Tanto è vero che la storia è talmente funzionante ed efficace che viene ripresa nel 1976 da Barbara Streisand e Chris Christopherson, e viene chiamata sempre È nata una stella, ed ha di nuovo un grande successo, tanto è vero che la canzone che canta Barbara Streisand, quindi che fa la cantante che incontra un cantante folk alcolizzato che è sulla via del declino, e lui si innamora del talento e della bellezza di lei, e la porta al successo e si suicida poi per non impedirle di diventare ancora più famosa di quello che è, perché lei vuol dedicare la sua vita a lui. La canzone di Barbara Streisand, Evergreen, prende l'Oscar per la sua bellezza e nomination, Golden Globe. Chiaramente una storia così non poteva rimanere dimenticata, e quindi dopo circa tanti anni, 40-45 anni, viene ripresa da Bradley Cooper
con un'invenzione straordinaria che è quella di mettere al posto di Barbara Streisand, al posto di Judy Garland, al posto di tante altre attrici, di metterci Lady Gaga. E Lady Gaga, devo dire, veramente sorprende e stupisce per questa sua forza, per questa sua capacità e per questa sua incredibile voce e talento. Una battuta del film di Lady Gaga è proprio: tutti mi dicono con una splendida voce, ma ho uno sgradevole aspetto. Tutti vorrebbero sentire la mia voce, ma non vorrebbero vedermi. Ecco, è una battuta molto importante, perché Lady Gaga chiaramente non è una vamp. Lady Gaga non è una dark lady, non è una pin-up, non è una straordinaria velina. È soltanto una straordinaria cantante con determinazione, forza, carattere e talento. E questo talento diventa bellezza, diventa straordinario, ed è questa l'originalità e la forza del film. Questa ragazza, che in realtà si chiama Stefani Angelina Germanotta, quindi potete capire, figlia di immigrati italiani, che non troppo alta, non troppo magra, non troppo bella, non troppo, cioè addirittura quasi banale, in realtà ha un tale talento che la trasforma in una stella radiosa. Questa è la forza delle donne, questa è il carattere, l'intelligenza, e questa è la lezione che Lady Gaga può dare a tutte le spettatrici, a tutte le donne del mondo. Se voi avete fiducia e forza in voi, diventerete magnifici, diventerete una stella. E Bradley Cooper non fa altro che essere al servizio di questo fatto. Bradley Cooper, oltre che protagonista, fa anche il regista, fa un ruolo, diciamo così, interessante. Lui è bello, è bravo, ma è un ruolo di servizio rispetto al talento e alla straordinaria forza espressiva di Lady Gaga. E per questa forza espressiva e per questo talento di questa cantante io vi auguro di vedere il film, perché è una lezione, come dicevo prima, per tutte le donne. Tirate fuori i tesori e le bellezze che avete dentro e sarete magnifiche per tutto il mondo. Sarete davvero delle stelle. Grazie.